Ciao ragazzi, oggi parleremo del Kuwait, questo piccolo paese in Medio Oriente che molti di noi conoscono solo per il petrolio, ma vi assicuro che il Kuwait è un paese molto interessante in cui andare a vivere, dove la qualità di vita è molto alta, dove addirittura non ci sono tasse, dove la gente è molto accogliente, molto tranquilla, molto rilassata. E ci collegheremo con Marco, un ragazzo giovanissimo del Friuli Venezia Giulia che, pensate, vive a Kuwait City da ben 8 anni. Marco è partito da fare il cameriere e poi si è innamorato di questo posto, è entrato nella mentalità, si è fatto conoscere e alla fine è riuscito a raggiungere il suo sogno di aprire un ristorante. Pensate che oggi addirittura Marco possiede 2 ristoranti in Kuwait ed è diventato ormai una celebrità. Sono stati scritti articoli sul Kuwait Times, il giornale più prestigioso del Kuwait, su di lui. È andato anche in televisione a raccontare la sua storia e ha fatto addirittura dei catering per l'emiro del Kuwait. Marco addirittura definisce il Kuwait come uno dei migliori paesi in cui vivere. Quindi io non aggiungo altro, vi lascio al video dove Marco ci racconterà come si vive in questo affascinante paese. Ciao! Ciao Marco, come stai? Ciao Ricky, tutto bene, grazie. Siamo in diretta dal Kuwait, il Giulia Restaurant. Il Giulia Restaurant, ne avete appena visto passare uno con l'abbigliamento tradizionale. Un ragazzo kuwaitiano appena passato dietro di me. Grande. Com'è allora, lì? tutto bene? Beh, siamo in inverno e tutti pensano Kuwait vicino a Dubai. In realtà a Dubai l'inverno non c'è, perché anche a dicembre, a gennaio si può notare, però invece Kuwait no, è un po' più al nord e quindi l'inverno ce lo abbiamo. Non l'ho mai vista, ma dicono anche che nevica nel deserto. Sì, quindi qui usiamo il giubbotto invernale, anche se è solo per magari qualche settimana, però si usa. Bene, dai. Intanto allora ti volevo dare il benvenuto, è un piacere averti ospite qui a Italian Globetrotters dal Kuwait. Grazie mille, è piacere mio. Prima di parlare un po' nello specifico della tua esperienza lì in Kuwait, presentati un po' a chi non ti conosce, raccontaci un po' di te, la tua storia, da dove vieni e qual è un po' il tuo retroterra prima di arrivare lì, prima di lasciare l'Italia. Ok, d'accordo. Allora, io vengo da un paesino piuttosto piccolo, si chiama Vigonovo, è in provincia di Pordenone, siamo in Friuli Venezia Giulia. Ho studiato elettronica, però non mi è mai piaciuta. Nel weekend, per pagarmi gli studi o i piccoli capricci, lavoravo in un ristorante vicino casa. In quel ristorante ho incontrato una persona speciale che poi è diventato il mio maestro e lui mi ha insegnato la passione per l'ospitalità e per la ristorazione. Mi ha cresciuto culturalmente, professionalmente e ho collaborato con lui per 5 anni. Inizialmente lui era molto rigido e poi diciamo che si è ammorbidito negli anni e ancora adesso adoro chiamarlo e mi dà sempre degli ottimi consigli. Dopo un certo periodo di tempo che ho lavorato con lui ho sentito la necessità di provare delle emozioni diverse. Aspetta, qua hanno messo la canzone di compleanno, è un casino, spero che si riesca a sentirmi la voce. E insomma alla fine ho deciso di provare a intraprendere un viaggio, sono stato da prima in America, però in realtà non mi sono trovato poi così bene, ero rientrato in Italia, non sapevo cosa fare, ho incontrato per caso un ragazzo kuwaitiano all'interno di un ristorante, siamo diventati amici e mi ha invitato a venire in Kuwait, perché sai, in Kuwait non ci si può venire senza un invito, senza un'offerta di lavoro, è uno di quei paesi in cui è un po' complicato entrare, non c'è turismo, quindi non è che c'è niente da venire a vedere in particolare, è più diciamo una zona residenziale. E insomma lui mi ha fatto questa proposta, io ho accettato, sono venuto, però a dire la verità all'inizio non è stato proprio così facile, sono state un sacco di difficoltà, l'azienda dove lavoravo non era davvero seria e c'erano anche 2 ragazzi italiani con me e loro soffrivano un po' come ho sofferto io, però hanno deciso di rientrare in Italia, abbandonare il progetto, quando invece in realtà io ho creduto in un progetto di aprire un ristorante tutto mio e mi ci è voluto 1 anno e mezzo, perciò ho lavorato 1 anno in questo primo datore di lavoro che non era serio, dopodiché per 1 anno e mezzo ho cercato di aprire il mio primo ristorante ormai 6 anni fa e adesso è iniziato ad andare bene. Il paese, Kuwait, non è tra i più facili, nel senso ci sono molte difficoltà legate alle differenze culturali, legate alla società un po' come è organizzata. Credo che da prima sia un lavoro psicologico, bisogna entrare e capire un attimo la mentalità e la gente cosa piace, come non piace, come percepisce la realtà delle cose, come percepisce nel mio caso la ristorazione, i rapporti tra persone, i rapporti tra colleghi. Mi rapporto tutti i giorni con molti
molte nazionalità. Kuwait è uno stato che è di 4 milioni di abitanti, i kuwaitiani sono solo 1,5 milioni, quindi il resto sono tutti stranieri. Diciamo che la maggior parte delle persone con cui mi relaziono tutti i giorni non sono locali, sebbene che onestamente molti amici di qui sono uno tra gli stranieri più socievoli, tra quelli che hanno più di connessioni con le famiglie e le persone del posto, un po' perché il mio lavoro. Quindi diciamo che 6 anni fa ho aperto il mio primo ristorante, si chiamava Vigonovo, era un po' piccolino, aveva 10 tavoli, è stato aperto un po' per, diciamo, era un test, un tentativo, una prova, non ero sicuro se sarei riuscito oppure no, però ci tenevo davvero perché è sempre stato il mio sogno da bambino di avere un ristorante. Però il ristorante è andato molto bene e dopo un anno abbiamo deciso di chiuderlo e di aprirne un altro più grande che è ancora funzionante ed è esattamente in centro città, anzi più che in centro città diciamo che è il primo ristorante che si incontra quando si arriva in città, perché la città è strutturata un po' come un triangolo dove la città è su vertical top e dopo ci sono tutte strade verticali e orizzontali che creano i ring, quindi più ti allontani dalla città e più diciamo arrivi in prossimità di niente, perché sapete nel Kuwait forse sarà il 10% abitato, il resto è tutto deserto. E ho trovato questa location inizialmente per Vigonovo che mi è piaciuta davvero un sacco perché quando esci dalla strada principale per arrivare in città è proprio il primo ristorante che trovi ed è in mezzo a un incrocio molto trafficato. Il ristorante è localizzato su una grande vetrata, quindi c'è la vista sulla città e dalla strada vedi bene il ristorante, quindi era una bella location strategica. Difatti il ristorante ancora ad oggi, dopo 3 anni, Corona e tutte che sono successe, sta andando ancora bene, fa sempre numeri esagerati, la gente si diverte, è un bistrò. Mentre Giulia, il ristorante in cui mi trovo adesso, l'ho aperto un anno fa, l'ho chiamato Giulia, come la mia sorellina, Giulia, perché l'ho aperto il giorno del suo compleanno. Ah, bello. Più in chiave ristorante, quindi è molto più classico, molto più, sai, un po' di musichina jazz, un po' più elegantino, ed è il classico ristorante, diciamo la pizza stile napoletana, la pasta fresca. Diciamo che tutti e due i ristoranti, sia Vigonovo che Giulia, sono estremamente italiani. E così adesso ci troviamo in questa situazione positiva, sono molto contento. Ho 2 ristoranti che vanno benissimo, mi danno tante soddisfazioni. È stato difficile all'inizio quanto adesso è appagante, spero che non sia finita qui. Ho davvero tante idee per continuare, fare cose più belle e non mi fermerò di sicuro, certo. Certo. In che città sei del Kuwait? Nella capitale? È solo una città ed è Kuwait City. Kuwait City. Le altre sono piccole province, ma è una città sola, Kuwait City. E ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! E lì la situazione lavorativa com'è? Cioè, nel senso, come dicevi un po' prima, uno se vuol venire a lavorare lì, ci può venire a lavorare anche come dipendente oppure no? Sì, ma però devi essere invitato. Non è che, diciamo, prendi un aereo, salti e vieni, no. Ci vuole delle procedure da fare, ci vuole un po' di tempo, perché quando tu poi sei residente in Kuwait, hai una serie di benefit. Per esempio, trattamenti medici sono gratuiti, dentista persino, ci sono le cliniche governative che sono quelle gratuite e poi ci sono le cliniche private, quelle sono a pagamento. Però voglio dire, nelle cliniche governative sono molto rispettose, certo ci si trova benissimo, non ho mai avuto nessuna ragione che mi spingesse a dover andare a una clinica privata. Diciamo che per entrare in Kuwait e prendere la residenza bisogna fare una serie di analisi mediche in Italia e poi ripeterle una volta arrivati in Kuwait che controllino che il tuo stato psicofisico sia perfetto, perché se no la gente malata viene in Kuwait a curarsi. Senti te. Quindi questa è, diciamo, un po' la ragione per il quale questo esiste. Però non ho mai sentito nessuno che ha fallito i test, perché comunque controllano se hai qualche tumore, fanno gli X-ray, l'analisi del sangue, cose del genere, no? Quindi praticamente uno per venire lì, se uno volesse venire a lavorare, deve essere invitato, nel senso che deve avere una specializzazione. Cioè uno che non è specializzato a fare un lavoro è difficile che possa venire a lavorare. Difficile che trova lavoro, esatto. Però potrebbe aprire un'attività in proprio chiunque lì oppure no? Sì, ma la regola è che il 51% deve essere di proprietà di un'azienda locale, di una persona locale. Il mio ristorante sono proprietario del 49%, non al 51%. 51% c'è qualcun altro. È un socio del kuwaitiano. Sì. Ok. Si può anche aprire attraverso un avvocato. Avevo fatto degli incontri e mi aveva spiegato che c'erano delle opportunità, c'erano dei modi per poter aprire 100% proprietà, però è complicato. È sempre meglio comunque appoggiarsi a una persona locale che comunque ti aiuta nelle documentazioni giornaliere, perché comunque non è che siano tutte in inglese, la maggior parte sono in arabo, quindi hai bisogno di qualcuno di qui che ti aiuti a fare le cose. Da solo è quasi impossibile. Ma ci vogliono dei visti
particolari per venire là? Sì, il visto di lavoro. Ah, ok, quindi se hai l'invito da un'azienda ti fanno il visto, e se vai invece te ad aprire un'attività comunque devi trovarti un socio di lì e quindi da lì ti danno il visto di E lavoro. quindi comunque te lo fa anche lui il visto, certo. Ok. E invece come tassazione, se uno apre un'attività come hai fatto te, No, non c'è tassazione. non c'è tasse lì? Zero, niente. È un paese offshore, no? Neanche in Italia, quando trasferisco soldi da Kuwait a Italia, non c'è nessuna detrazione fiscale, non c'è niente. Ho dovuto aprire un conto corrente in banca presentando la mia residenza in Kuwait e poi dopo questo non mi è mai stato questionato nulla. Quindi tutto quello che guadagni ti rimane in tasca alla fine, cioè non ti devi dare nulla di tasse. Beh sì, mi ricordi che la tua tassa alla fine è la tua partnership, dipende ognuno che agreement ha con il socio, però alla fine della fiera io ho un 51% di tasse, se ci pensi. Giusto, Perché devi darle a certo, lui. non pago le tasse, però il mio 51% dei profitti va alla mia altra metà. Sì. Che comunque voglio dire, alla fine aiuta, in un modo o nell'altro aiutano sempre, quindi non è che sono soldini spesi o comunque presi senza nulla in cambio. Generalmente sono sempre persone comunque molto disponibili, aiutano e ripeto ancora, io non ce la farei senza il mio socio kuwaitiano. È un socio vero e proprio, cioè non è uno che mette il nome lì e basta, ecco. No, beh, certo, magari, sai, non hanno esperienza nella ristorazione, però qualsiasi altra cosa parallela a questo aiutano. E come costo della vita, tipo affitti, bollette, comprare una casa, rispetto anche agli stipendi, com'è? Allora, tutto dipende un po' dallo stile di vita che tu vuoi intraprendere, nel senso, Kuwait potrebbe essere uno stato molto economico come uno stato molto costoso. Se ti adatti in un appartamento modesto, senza grandi necessità, quando vai a fare la spesa, scegli un prodotto locale piuttosto che un importato, Kuwait diventa un paese molto economico. Però se tu invece al contrario vai a fare la spesa e compri tutti i prodotti italiani e vuoi vivere in città e magari in un appartamento sopra il 20° piano, comincia a diventare un po' difficile. Sai, in Kuwait ci sono professionisti che hanno stipendi facili, che c'è gente che prende più di 30.000 euro al mese. Qualche banca, in qualche assicurazione, in qualche concessionario, qualche grande azienda, uno che lavora nella chimica, nel petrolio, questi beccano stipendi da 15.000 euro in su. Quindi c'è sempre quello che si può permettere lo stile di vita e anche il kuwaitiano medio, lo stipendio che hanno, già hanno un aiuto di base dal governo intorno ai 1.500 euro, un po' di più. Quindi per stare a casa loro guadagnano 1.500 euro, poi lavorano e quello che lavorano va sopra. Perciò, sai, già loro partono con uno stipendio base che è abbastanza per comunque fare una vita normale. Vivono a casa con i genitori, soldini destinati a shopping e mangiare. La gente mangia fuori tutti i giorni. Cioè, Ci credo. io in Italia non mi ricordo che vivevo in questa maniera qua. Qua è tutti i giorni al bar, tutti i giorni a bere caffè, tutti i giorni a fare colazione, tutti i giorni al ristorante a pranzo, a cena, e qua e là, e shopping, tutti i giorni, non si fermano mai. Quindi c'è un consumismo incredibile, irrefrenabile. Comunque, detto ciò, il paese è molto interessante, molto interessante. Io mi sono innamorato di questo paese, ho capito bene come funziona, sono entrato nella loro mentalità, sono contento. Consiglierei sempre a chiunque di venire e fare un'esperienza e conoscere una cultura così diversa e così affascinante. Infatti ti volevo chiedere appunto come sono i kuwaitiani, perché qui non è che se ne sa molto di come sono visti anche gli italiani. Gli italiani sono visti bene ovunque nel mondo, comunque, dai. Sì, dovunque vai, certo, quando tu dici sono italiano, è wow, no? Questo è l'effetto. Dove vai che vai è sempre così. Sì, infatti, è così. Ma siamo fortunati, infatti è un valore che dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo essere grati ai nostri genitori, nonni che hanno creato questa bellissima emozione. Non lo so come descriverla, però è anche un po' un senso di responsabilità, perché insomma bisogna continuare a mantenere la reputazione, no? Certo. E loro, insomma, i kuwaitiani come sono? E dici un po' poi anche qualche differenza di cultura, qualche stranezza che hai visto rispetto a noi? No, ma ce ne sono tante, se io inizio non posso più finire, non si può. Posso dirvi che, vabbè, come in tutti i paesi, ci sono i bravi, ci sono i buoni, i cattivi, voglio dire, è normale, però la maggior parte sono persone molto rilassate, sono persone molto solari, sono persone molto generose e sono persone molto cordiali, vedono la vita in una maniera molto più facile della nostra, sono molto
molto più easy going. E perché? Perché il paese li facilita così tanto che non è che abbiano grandi mal di testa a pensare, oh aspetta, ma se non trovo lavoro, ma come mi pago la scuola? La scuola è gratis, il lavoro te lo danno, se non trovi un'azienda privata, il posto al governo c'è sempre. È semplicemente lo stile di vita, la vita che è facile, è dalla loro parte, no? Certo. Quindi sono sempre tutti contenti, tutti sorridenti, mangiano, bevono, spendono, così. È una piccola isola felice. Tanta roba. E te come ti trovi da occidentale e cattolico in un paese che è musulmano? Come ti Non trovi? me lo fanno Bene? pesare per niente, No? non c'è nessun problema. Non ho mai avuto nessun problema. Sono religiosi, sono molto religiosi, ma rispettano la loro religione e anche quella degli altri. Non c'è nessun problema. Se uno vuole andare in chiesa, non c'è nessun problema. Ah, ok, c'è anche la Chiesa cattolica lì, eh? Sì, C'è il rispetto come dovrebbe essere, insomma, in generale, no? Un po' sì, di certo. rispetto per tutti. Grande. Ma lì a tutti danno questi soldi lo Stato? A tutti quelli che sono kuwaitiani? Sì. Cavolo. Poi sono pochi lì, E quindi... te li danno in base al tuo titolo di studio. Più studi, più soldi prendi. Ah, ok. Se per esempio il ragazzo ha studiato fino alle scuole medie, magari prende la base, però se ha qualche master prende il massimo della sovvenzione statale, no? Nel Kuwait comunque ci sono università, c'è di tutto lì. Sì, tutto certo. Cavolo. E senti, cambiando argomento, il clima com'è lì? Sai, estati molto calde, qui arriviamo a 55 percepiti. Boia. Sì, fa caldo, però voglio dire, non è che l'avremo in strada, l'aria condizionata c'è ovunque e non è l'aria condizionata che abbiamo in Italia, qui l'aria condizionata è potente, non c'è nessun problema, nel senso, vabbè, magari la volta che lasci la macchina parcheggiata al sole, quando la vai a prendere di pomeriggio la trovi un forno, persino la plastica si scioglie, se lasci un accendino in macchina scoppia, quando metti la mano sulla portiera per aprire la maniglia ti scotta la mano, quando metti la mano sul volante per guidare devi aspettare un attimo perché è caldissimo, però se non è per questo non è che stai fuori a 50 gradi, ce ne stai a casa oppure esci, vai al ristorante, sono solo magari quei 100 metri dalla macchina, ma maggior parte dei parcheggi sono interni, oppure c'è il parcheggio, il valet, quindi tu arrivi, lasci la macchina, entri, loro parcheggiano la macchina, non c'è un gran fastidio. Certo, magari il parcheggiatore, lui soffre, e quello che costruisce le case, certo, loro soffrono, dipende sempre che lavoro fai. Quindi praticamente d'estate uno non vive all'aperto lì. Al caldo secco. Io personalmente non ho nessun problema. Io andavo anche a correre con 50 gradi la mattina, magari con ce ne ho 40. Ce ne sono 35 di notte, alle 4 di mattina col buio ci sono 35 gradi. C'è il mare? Sì, c'è il mare, però vicino alla città non è tanto bello. Bisogna andare un po' al sud, che quindi magari un'oretta e mezza di macchina arrivi e trovi un bel mare, oppure nelle isole. Sono molte isole, con la barca vai e trovi un mare molto bello, l'acqua trasparente, pulito. C'è un po' di problema di polluzione, di inquinamento, perché sai, ci sono le raffinerie e ce n'è una giù, una al nord e una al sud. Quando il vento tira da nord al sud ti becchi i fumi del nord, quando tira dal sud al nord ti becchi i fumi del sud. Quindi alla fine è sempre inquinato. Adesso c'è la nuova opzione sull'iPhone che ti fa vedere l'inquinamento, è rosso tutti i giorni, o rosso o arancione, rosso, davvero un casino. Quello è il prezzo da pagare però per vivere in un paese che è conveniente. L'Italia è molto bella, però è un momento in cui sono contento di essere espatriato, personalmente. Ci credo. L'Italia, diciamo, è bella, ma non dà grosse opportunità come magari hai fatto te, che da cameriere così poi sei arrivato a aprirti 2 ristoranti, aver successo e far carriera così. Io so anche che come orgoglio italiano ti hanno messo anche sul giornale del Kuwait, no? Sul Times del Kuwait. Vabbè, certo, ma qui le cercano questo tipo di informazioni, sono molto ricercate. Ah, ragazzo italiano, viene, gli piace il paese, è contento, paese delle opportunità, Kuwait, quindi loro non vedono l'ora di scrivere queste cose. Certo. Ed è anche molto bello, io sono molto contento, certo. Sai, il paese mi ha accolto molto bene e mi vogliono tutti abbastanza bene, sono molto ben voluto, ormai mi conoscono tutti perché insomma, voglio dire, con 2 ristoranti serviamo 400 persone al giorno su 1,4 milioni, penso che ormai la pasta asciutta gliel'ho fatta tutti quanti. Pochi non sono passati. Hai dato da mangiare a tutti, eh? Sì, ormai li ho passati tutti. Abbiamo fatto il catering a casa delle Miro, li abbiamo visti anche loro. Andare a conoscerli, tanta roba. Sì, l'hai conosciuto personalmente? Sì, certo, gli abbiamo fatto la zuppa al pomodoro. Grande. Sai, sono molto molto anziani, sono tutti nonni. Perché lì comanda l'Emiro, no? Sì,
sì, certo, c'è anche il Parlamento, però chi ha il potere assoluto, diciamo, alla fine l'ultima parola è sempre l'Emiro. Sono buoni, il popolo li adora, sempre sorridenti. Come posso dire, non è che è il capo che controlla, la loro famiglia specialmente, li ho conosciuti, ho avuto l'opportunità di conoscerne davvero un sacco e sono davvero persone umilissime, gentilissime, carinissime, è incredibile e sono potentissimi. Sì, ci credo. Parlano anche un po' italiano, la maggior parte di loro. Grazie, prego. Sì, sono grandi fan dell'Italia. Ci credo. Macchinoni, cibo italiano. Incredibile. Tanta roba. Ma comunque nonostante tutte queste cose delle raffinerie, no? Che hanno i pozzi, il petrolio, eccetera, comunque è un paese che è avanti anche nell'attenzione all'ambiente, riciclo. Non esageratamente, diciamo che in questi anni stanno cercando di fare un po' più attenzione, però no, non è un paese che davvero è molto solido su questo. Non c'è la raccolta differenziata, non c'è le bottiglie di acqua riciclate, qua il vetro va tutto buttato, c'è un po' da sistemare, ma ci si stanno impegnando, siamo nella buona strada. Bene. E lì che si mangia? Vabbè, te mangerai bene italiano, ma in generale lì anche come cibo c'è scelta. Il mangiare locale è molto interessante, loro sono più che altro basati sul riso e proteine, quindi potrebbe essere riso con il pesce, usano molte spezie, in maggior parte indiane, riso e carne, riso e agnello, riso e pollo, riso, è sempre così. La proteina è molto importante nella loro alimentazione, non sono tanto vegetariani, sono molto carnivori e piace molto il pesce perché ovviamente sono popolazioni che comunque vivevano sul mare, no? Vivevano grazie al mare, quindi il pesce qui è molto apprezzato. Hanno un pesce loro locale abbastanza interessante. Cosa fai te, diciamo, nel tempo libero? Cosa si fa lì in Kuwait? Gente esce? Io faccio solo sport, lavoro e sport e lavoro, basta. E poi chiaramente ho degli amichetti, facciamo le nostre grigliate, sai, è un paese, non c'è niente da bere qui, quindi non ci sono pub, non ci sono discoteche, però è un bel modo salutistico di vivere, si mangia bene, si fanno barbecue, è bello. Ah, non c'è alcol? No, è un diverso tipo di divertimento. Astemi, siamo tutti astemi. Ah, cavolo, neanche nei ristoranti, vino italiano. No, c'è quello analcolico. È un modo di vivere più tranquillo, no? Alla fine vivi più sano. Sì, certo. E come si socializza lì? Anche il rapporto uomo-donna, le donne sono trattate diversamente lì oppure anche nella società, nel lavoro? Sono tutte storie vecchie, non si vedono più queste cose. Nel paese occidentale non c'è più grandi differenze. No, assolutamente. Magari qualche cosa trovi, ma sono casi rarissimi, non è niente di che. E come si conoscano lì fra uomo e donna? Molto tradizionale. In strada, al ristorante, al supermercato, oppure è il modo moderno, Tinder e Facebook e Instagram. Anche lì allora. Sì, ambientarsi all'inizio magari ci vuole un po', però poi insomma è facile. Io non ho mai avuto problemi a conoscere una ragazza o a farmi un'amicizia, insomma, come tutti gli altri paesi. C'è sempre quello un po' più tradizionalista, c'è quello più moderno. Io non ci ho mai visto un grande problema. Poi ogni anno il paese si apre sempre di più, ogni anno che passa è sempre più aperto, sempre più occidentalizzato. Quindi magari posso dirti che ho visto una grande differenza tra ora e 8 anni fa, certo, assolutamente, però anche 8 anni fa me la passavo bene. Non c'è anche lì che se magari conosci una la devi sposare subito come c'è magari in altre parti dei paesi musulmani? No, storie vecchie. Sono avanti, via lì, sono molto avanti. Bene. È cambiato tutto adesso. E come sicurezza? È un paese sicuro? Lì si può andare in giro tranquilli? Sicuro. Non puoi scappare da nessuna parte qui. Ti beccano ovunque. È un paesino piccolo, non c'è via di uscita se non è un aereo, una barca. Non si va da nessuna parte qui. Non c'è malavita, è tutto sotto controllo. La macchina aperta, casa aperta, portafoglio sul tavolo, lasci il cellulare al bar, torni, lo trovi ancora lì. Cose mai viste. Bravo. Puoi anche indossare un bel orologio, andare in giro, nessuno ti disturba, non c'è nessun problema. Ma perché è anche un paese che ha delle regole e delle leggi rigide, è severo o no? No, non necessariamente, non ho sentito di nessuna regola per furti, è semplicemente un paese dove tutti stanno bene, chiunque è qui straniero è comunque per lavoro, quindi ha uno stipendio, voglio dire, non è che ci si va a sporcare le mani, se non ti sta bene te ne torni a casa, non è che ti metti a rubare. Appunto. Sì, poi se danno qualcosa a tutti, il governo, è chiaro che
gente non è che deve andare a rubare. Sì. E senti, la sanità invece ci hai già detto un po' che bisogna fare, diciamo, un'assicurazione sanitaria, ma com'è lì in generale? Cioè c'è sia pubblica che privata? C'è pubblica e privata, la privata è pagamento, la pubblica è gratis. Ma è già buona anche quella pubblica? Sì, quella pubblica va benissimo, sono sempre stato nelle cliniche pubbliche io. È di alta qualità comunque la sanità. Sì, certo, certo. E la situazione Covid invece com'è stata gestita lì quando è venuta? Com'è attualmente? Hanno chiuso l'aeroporto, non hanno fatto entrare e uscire nessuno e quindi hanno tenuto sotto controllo in quel modo lì. Sono arrivati i vaccini, hanno obbligato a vaccinare tutti quanti. C'è obbligo di Non è vaccino? che non è obbligo, però non puoi andare da nessuna parte, non puoi andare al ristorante, non puoi andare al mall, non puoi andare all'aeroporto, non puoi andare da nessuna parte. Quindi alla fine non è un obbligo, ma è un obbligo. Sì, certo. Anche qua c'è questa cosa, però magari in certi posti se non c'è uno che controlla, uno lo fa uguale. Lì invece no, c'è proprio un controllo anche. Sì, controllano, qui controllano. Anche al ristorante, quando entri, controllano sto Green Pass, tutto. È un casino. Quello purtroppo è così. Però il paese non si è molto ribellato. Hanno accettato tutti la vaccinazione, quindi non ci sono stati grandi problemi. Sì, se uno accetta è quello che vogliano, no? Quindi problemi non ci sono. Le mascherine le dovete portare uguale voi? Sì, certo. Sì, un po' come qua, via, la situazione è un po' come qua. È uguale in Italia, ma sì, ma il modello è stato copiato un po' ovunque. Senti, che consiglio daresti te a chi si vuole trasferire in Kuwait? Ma venite, è una bellissima esperienza, si conoscono persone di estrazione diversa, culturalmente diverse, con tradizioni diverse, molto affascinanti. Lo trovo davvero un paese molto interessante e lo dimostra il fatto che sono 8 anni e sono ancora qui. Non ho mai pensato neanche minimamente di andarmene via. Lì bisogna sapere l'inglese, giusto? Certo, almeno l'inglese. Ma tutti sanno l'inglese. Sai anche un po' di arabo? Sì, ormai un po' l'ho imparato. Qualche parola, sai, Sì. ma non mi sono mai impegnato, a dire la verità, di impararlo. Perché te lì comunque nei ristoranti parli inglese o c'hai anche qualche dipendente italiano? Ho dei colleghi italiani, certo, certe volte ci sono qualche cliente italiano anche, però la maggior parte no, si parla sempre in inglese. Quanto è stato difficile per te lasciare l'Italia e quanto ti ha cambiato un po' anche lasciare l'Italia rispetto a come eri prima? Completamente. Guarda, ne passa un altro, guarda. Visto? Eccolo, sì, grande. Per me lasciare l'Italia non è stata una grande difficoltà perché comunque mi è sempre piaciuto viaggiare, non è che però sai vivere da solo, esperienza lontano da casa, senza amici, senza famiglia, insomma o cresci, è difficile rimanere come eri prima di partire. Per quello dico, è sempre un'esperienza che io consiglio a tutti perché è una crescita professionale e personale incredibile, è bellissimo. Sto lottando con tutte le mie forze per portare la mia sorellina Giulia a lavorare a Giulia, sto cercando di convincerla, ma lei è un po' più attaccata all'Italia di quanto lo sono io. Sì, quanti anni ha? 26. Salutiamola, ciao Giulia. Ciao, io sono mosso 24, quindi lei già è 2 anni in ritardo. Ma se ha un invito da te, lei può venire a lavorare lì? Sì, certo. È appena arrivato un ragazzo, Giovanni, di Pescara, si è aggiunto al mio team. Sono molto contento, lui è molto contento, tutto a posto. Ci siamo conosciuti su Instagram, mi ha scritto sul ristorante, era interessato, qua e là, gli abbiamo fatto un'interview, ci è piaciuto e l'abbiamo portato a lavorare. Adesso è diventato un nostro fratello, parte della famiglia. Se qualcuno è interessato a venire in Kuwait e che mi mandi il CV, il curriculum, per email, siete benvenuti. Ma bisogna essere specializzati però? Ma no, con me no. Io no? sono un promotore degli italiani, quindi sono sempre molto contento di avere ragazzi italiani che lavorano con me. Certo, ristorante italiano, ovvio. Ma non è che ti controllano quello il governo, cioè che dicano ok, questo vuol far venire un italiano a lavorare qua, ma controlliamo se è uno che... No. Questa è la decisione mia. Ah, ok, no. sei te che decidi. Allora è già più semplice così. Sì, certo. Appunto, bisogna solo conoscere qualcuno che è qui e insomma ti aiuta. Pensavo che fosse come magari è negli Stati Uniti, dove se uno ti chiama a lavorare lì ti fa da sponsor, comunque devi essere professionale, devi essere uno che ha qualcosa che uno del posto non ha. Sì, certo, devi interessare il tuo datore di lavoro. Però sei te che decidi. Ovviamente, certo. Quali sono i pro e contro del Kuwait, riassumendo un po'? Pro, sei in un paese molto friendly, molto sicuro, che al giorno d'oggi è molto importante, sentirsi salvi, sicuri. È un paese dove le persone sono molto cordiali, gentili, sorridenti, ti fanno stare bene. È un paese dove l'Italia è molto apprezzato. Se possiamo dire dei contro, vabbè, è molto polluted, molto inquinato. A qualcuno a cui non piace il clima secco, è molto secco.
è molto lontano da casa, perché comunque in aereo almeno 6 ore te le devi fare, però per il resto alla fine tra tutti i paesi in cui uno può capitare, secondo me è una gran scelta. Sono sempre convinto che è uno dei posti più belli in cui uno può andare. Ah, ecco, buono. Perché qua non è che si conosce tanto del Kuwait, quindi ecco, bene che tu ne parli così bene, no? No, certo, no, assolutamente. Per me è stato il paese che ha realizzato il mio sogno. Ci sei molto legato te al Kuwait. Certo, sono di parte. Sì, eh. Ti manca qualcosa dell'Italia? No, ci vedo in vacanza sempre. L'Italia per me è il posto più bello al mondo per venire in vacanza. È chiaro, perfetto. Il paese più bello del mondo. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Qual è stato il momento, diciamo, più duro per te lì in Kuwait? Perché insomma, partendo tutto da solo lì a crearti comunque un'attività, eccetera, c'è stato un momento difficile per te? Sì, c'è stato. Beh, ovviamente appena arrivato, lo shock della temperatura, questa diversità culturale e specialmente delle multinazionalità che incontravo tutti i giorni. Questo è stato una difficoltà molto grossa, ma ancora più grosso è stato quando io credevo nel mio sogno di aprire questo ristorante e nessuno credeva nelle mie possibilità, perché non avevo avuto opportunità di dimostrarle a nessuno. Perciò mi ci è voluto 1 anno e mezzo per trovare qualcuno che lo finanziasse e che comunque credesse in me. Ed è stato l'anno e mezzo più difficile della mia vita, perché non sapevo se stavo facendo la cosa giusta oppure stavo perdendo il mio tempo. Poi per fortuna ho trovato la via giusta e dopo davvero però tanti tentativi ho trovato la persona giusta, la via giusta ed è tutto andato per il meglio. Eh sì, momenti duri ci sono. Prima di arrivare, no, ad aver successo ci sono sempre momenti duri, fallimenti, quindi è ovvio che ognuno ce l'ha. Comunque, insomma, bene, sono contento che ti sta andando bene, che sei, insomma, come tanti italiani a giro per il mondo, un orgoglio dell'Italia. Bene, bene, ti ringrazio un sacco, Riccardo. Grazie a te. Comunque, senti, io ora ho finito. Se poi chiaramente volete saperne di più sul Kuwait o, come diceva Marco, se volete chiedere qualcosa sul venire a lavorare lì, vi suggerisco di seguirlo su Instagram. Vi lascerò tutti i suoi contatti del suo profilo Instagram e di contattarlo, così eventualmente potete avere più informazioni e chiedere direttamente a lui se avete qualche curiosità, domande, dubbi. Certo, assolutamente. Marco, ecco, è molto solare, molto disponibile, molto alla mano, quindi non ci sarà problemi assolutamente con lui. Assolutamente. Grazie Riccardo. Grazie a te. Io ti ringrazio veramente tanto per essere stato mio ospite a Italian Globetrotter. Mi ha fatto tanto piacere averti qui con me, da un paese un po' sconosciuto qui in Italia per noi, perché anch'io non conoscevo niente, quindi sono contento, ecco, di aver saputo che c'è un paese dove si sta così bene. Ti auguro tutto il meglio e ti mando un abbraccione. Grazie mille. Un abbraccione Grazie mille. caloroso dall'Italia. E chissà insomma, che un giorno non ci si vede, magari si viene a trovare in Kuwait. Ma certo, perché no? Un Grazie saluto mille. al nostro Italian Globetrotter dal Kuwait. Ciao Marco, viva l'Italia e gli italiani, sempre. L'Italia sempre. Sempre. Ciao. Stai duro, dai. Ciao ciao.